Dunque, voglio risolvere questa qui, quindi parto immediatamente con il metodo di addizione e sottrazione del coseno. Quindi ricordiamo che in generale se io ho coseno di alfa più beta, allora il tutto si va a riscrivere come cos, sen e sen, in cui diciamo vado a ricopiare rispettivamente gli angoli, quindi alfa, beta, ossia primo e secondo. Il coseno inverte il segno, quindi se in origine c'è più metto meno, se in origine c'è meno metto più. Quindi adesso voglio applicare tutto ciò alla mia identità goniometrica da dimostrare. Quindi al primo numeratore avrò coseno di 45 per coseno di alfa meno sin di 45 cos di alfa. Il tutto poi deve essere diviso sempre da cos di 2 alfa. Poi, quindi stiamo andando a riscrivere questa. Adesso che cosa succede? Dobbiamo ricordarci che sia il coseno sia il seno di 45 gradi sono lo stesso identico valore, ossia radice di 2 mezzi. Quindi io sono autorizzato adesso a raccogliere questo qui. Qui c'è un errore ovviamente, dovevo scrivere sin. Quindi io sono autorizzato a raccogliere il cos e il sin sotto forma di radice di 2 mezzi. Quindi ho radice di 2 mezzi in evidenza e sulla linea di frazione mi rimane cos alfa meno sin alfa. Sotto mi rimane il cos di 2 alfa, ma ricordiamo che il cos di 2 alfa lo posso riscrivere mediante un'altra formula come cos quadro di alfa meno sin quadro di alfa. Se adesso vado ad applicare la differenza di quadrati, ottengo sopra, vabbè, non cambia niente, ma sotto ho cos di alfa meno sin di alfa che moltiplica cos di alfa più sin di alfa. Ergo posso andare a distruggere questo con questo e quindi continuo, mi è rimasto radical 2 mezzi 1 fratto cos di alfa più sin di alfa e così facendo sono andato un attimino a riscrivere la prima. Mi rimane ancora molto da lavorare per quanto riguarda la seconda, ma i passaggi sono esattamente identici a quelli fatti qua, con la differenza che mentre prima c'era più e di conseguenza avevamo meno, adesso abbiamo meno e di conseguenza avremo più. Quindi che vuol dire questo? Che i passaggi sono tutti identici e praticamente il fattore che io devo avere qui al denominatore è esattamente questo qua con il segno cambiato perché sono gli stessi identici passaggi. Quindi qui avrò uguale, un mezzo me lo posso tenere in evidenza e poi qui sopra c'ho 1, mentre sotto abbiamo detto che dobbiamo mettere radical 2 mezzi, qui appunto dobbiamo avere il più, quindi cos di alfa più sin di alfa. Ok. Allora, se noi adesso vediamo che cosa dobbiamo trovare, per noi il passaggio finale del primo lato dell'equazione è questo. Guardiamo invece cosa abbiamo trovato qua. Beh, qui ci siamo quasi perché si tratta solo di andare a spostare questo oggetto qua. Essendo che io me lo trovo a frazione, lo posso sempre riscrivere in modo ribaltato, cioè avere un mezzo per 2 fratto radical 2 e poi sotto avere sempre l'1 fratto il coseno di alfa più il sin di alfa. Adesso che cosa succede? Che questo 2 si distrugge con questo 2 e allora di nuovo cerchiamo di capire cosa ci manca per arrivare alla conclusione. Nella conclusione notiamo che noi abbiamo radice di 2 fratto 2. Ci siamo quasi perché come posso fare per trasformare radice di 2, cioè 1 fratto radice di 2 in radice di 2 su 2? Beh, basta razionalizzare, quindi moltiplicare in maniera intelligente per 1, cioè vuol dire che io qui moltiplico per radice di 2 fratto radice di
di 2, qui lascio sempre il tutto come sta e qui appunto che cosa succede? Che radice di 2 per 1 fa radice di 2, radice di 2 per radice di 2 fa 2 e qui rimane sempre 1 fratto cos di alfa più sin di alfa. Quindi rivediamo tutto adesso a posteriori. Siamo partiti da qua. Che cosa ho fatto? Sono andato ad applicare le formule di addizione e sottrazione. Qui ho ricordato come si fa la formula di addizione e di sottrazione del coseno, l'ho applicata. Ho ricordato che sia coseno sia seno a 45 gradi sono lo stesso identico valore, quindi valgono radical 2 mezzi. E a questo punto, andando poi a sostituire il coseno di 2 alfa con coseno quadro meno sen quadro e raccogliendo quel radical 2 mezzi sono giunto a questo passaggio. Applico la differenza di quadrati e mi accorgo che posso fare una semplificazione ulteriore. Arrivo quindi ad avere questo risultato qua. Questo stesso risultato qua lo riottengo quasi immediatamente se vado a riscrivermi non più il primo ramo dell'equazione, ma il secondo ramo. Di conseguenza, riscrivendomi il secondo e ormai avendo ripassato le formule di addizione e sottrazione, so subito che lì ci devo mettere un radical 2 mezzi cos alfa più sin alfa. Cosa manca? Manca da far interagire questo radical 2 mezzi con l'1 mezzo. Tra di loro si semplificano, mi esce 1 fratto radice di 2. 1 fratto radice di 2 lo posso trasformare in radical 2 mezzi. E così quindi ho dimostrato il mio esercizio che tutto insieme è questo qua.